Questi sono due robot che stanno combattendo. Porca miseria! Ok, questa cosa è decisamente inquietante. Sicuramente avrete visto quei video di robot che fanno cose assurde, dai balletti ai salti mortali. E se siete qui sapete che io i robot li sto studiando e diciamo che ci gioco da un po'. Tra l'altro, ho qualche novità per voi, ma questa è un'altra storia. Ad ogni modo, quasi tutti i robot che stanno saltando fuori come funghi vengono proprio dalla Cina, che sta già letteralmente costruendo decine di migliaia di robot all'anno, forse non ancora pronti per lavorare ed entrare nelle nostre case, ma già particolarmente impressionanti. Ecco, prima di lasciare la Cina, potevo io non provare a intrufolarmi nella fabbrica più famosa di robot per capirci qualcosa in più? E quindi eccoci qua. Salve, direttamente da Macao! Oggi attraversiamo mezza Cina. Ora traghetto direzione Shenzhen. Un'oretta di traghetto, un controllo passaporti e si ritorna ufficialmente nella Cina continentale. Ho recuperato la mia valigia che avevo lasciato qua a Shenzhen. Allora, check-in tutto automatico qua, tra l'altro penso che abbiano anche il controllo facciale per loro, e deposito bagagli pure tutto automatico. 15 kg, perfetto. Ship, ciao valigia, vediamo un po'. Oh, olè! Tanta roba, praticamente sto mangiando colla. E così siamo partiti a nord verso Hangzhou, questa città non lontana da Shanghai, dove esattamente come a Shenzhen si è sviluppato un polo industriale e dove si sta sviluppando il futuro della robotica cinese. Siamo arrivati di notte con un arrivo strano, tutto al buio, ritrovandoci in mezzo al nulla. E siamo arrivati in questo piccolo paradiso, bellissimo. Hotel super tematizzato, ma la cosa pazzesca è che siamo tra le montagne. Guarda che roba lì, la piscina con la barca. Wow. Quello che è strano è che a 10 minuti di qui c'è una delle fabbriche di robot più avanzate di tutta la Cina. O forse ho cannato completamente l'indirizzo e siamo nel nulla? Domani lo scopriamo. Bonjour, bonjour. Questo posto è veramente da sogno e sono estremamente felice perché oggi andiamo a vedere dove sono nati i miei robot. Hello. Incredibilmente in solo 10 minuti, dopo un bel parco e una finta Venezia, sì, ovunque in Cina replicano cose europee, l'abbiamo capito, siamo arrivati nel cuore industriale della città. Eccoci qua, signori, siamo da Unitree. Mi aspettavo una roba un po' più moderna, invece sembra di essere a Cinisello Balsamo. Tante persone e tanti robot. Qua c'è quello con le ruote. Allora c'è un sacco di gente, non ho capito a fare che cosa. Comunque siamo nella hall. E qua abbiamo i nuovissimi cani, quelli giganti. Cioè questi sono dei bestioni, ovviamente pensati per usi super professionali con 1000 sensori piazzati sopra. Questo è veramente inquietante. Questo è come il mio ma con le ruote, pensato per utilizzi sul piano, quindi può sia camminare sia usare le ruote. Intanto c'è lui che sta ballando, là ci sono altri robot. Ah, vediamo come fa le scale. Guarda che roba! Le scale le fa molto molto bene, devo dire. Vediamo anche in discesa. Attenzione, attenzione. Porca miseria, molto figo. Devo dire che il balletto spacca. Dobbiamo riuscire a farlo fare anche al nostro. La gente qua ovviamente è impazzita. E da un ascensore sono arrivati i nostri robot che ci devono far vedere delle demo di cose nuove che possono fare. Porco cane! Che mondo assurdo. Praticamente questa è la sala dove fanno tutte le prove e la maggior parte dei video che vedete online di loro, dei nuovi robot e delle cose varie. E qui abbiamo anche tutta una carrellata di tutta la storia di Unitree, che parte da questo X-Dog del 2013, che era il prototipo della tesi di laurea del fondatore di Unitree, che 3 anni dopo ha aperto l'azienda vera e propria e hanno iniziato a fare questi Laika Go, nome che prende origine dallo spazio. Sapete, Laika è il primo cane nello spazio, nonché purtroppo morto nello spazio. Molto triste, molto triste. 2016, erano molto basici, però erano già, diciamo, a forma di cane, con la struttura di cane, i motori e le zampe fatte così. 2019 hanno fatto l'Alien Go, questo molto prototipo, però vedete che era già un bel cane abbastanza fatto e finito. Primo modello, diciamo, economico. Intanto mi fa ridere che dietro ci sia il robot che combatte, va bene. Primo modello, diciamo, più piccolino, 2020, la 1, di cui hanno fatto poi la versione per il capodanno cinese. E poi arriviamo al Go 1,
nel 2021, che è il nostro mitico Robby, che ho comprato infatti appena uscito e sono stato uno dei primi al mondo, credo, ad averlo. Poi abbiamo il Go 2 del 2023, quelli che adesso ci hanno trainati con la slitta, e poi i modelli giganti come il B2 e quello che avete visto prima. Molto figo anche questo, che è il braccio robotico che si mette qua sopra. Adesso ci fanno vedere lo scontro di pugilato tra i due robot. Non so cosa aspettarmi. Porca miseria! Porca miseriaccia! Fanno veramente paura. Anche il calcio. Mamma mia, guarda i movimenti! Ma che roba! La cosa che fa ridere è che in realtà sono stupidissimi e ci sono loro che li stanno telecomandando, quindi gli hanno semplicemente messo qualche mossa in più rispetto ai nostri. Aia, aia. E comunque si fidano a fargli prendere randellate senza problemi. Va bene che li fanno qua, quindi male che vada hanno pezzi di ricambio, però se le danno di santa ragione. Attenzione, attenzione! Mi fa ridere in tutto ciò che c'è il bro lì che se la cilla con le gambe incrociate. Vi faccio vedere i comandi del combattimento. Praticamente fermo. Se faccio così, pugno destro. Mamma mia, se faccio così, pugno sinistro. Se faccio così, fa questo che non so in gergo di box che cosa sia. E se faccio così, dovrebbe essere il gancio, si chiama, ok? E poi prepariamoci. 3, 2, 1. Porca miseria! Questa roba è inquietantissima comunque. Noi siamo qui a ridere e scherzare, ma ci sono dei robot che stanno venendo addestrati per combattere. Adesso vediamo se riusciamo a stendere quell'altro. Avrei pensato a tutto nella vita tranne che ritrovarmi a combattere con un altro robot. Occhio, è impazzito. Oh! No! Mamma mia, ma è incredibile l'equilibrio. Scappo. E poi gli hanno fatto proprio la camminata da box. Oh, bello questo. Comunque sono veramente incredibili. Cioè, guardate che roba. Il balletto mi spezza. Cioè, è proprio naturale. Ma che roba. Bravo. Adesso dovrebbe fare un mega salto mortale. Ho molta paura. Porca miseria! Ok, questa cosa è decisamente inquietante. Ah, questa è la dimostrazione del Kung Fu. Ma che roba. Prende, fa, disfa. E questo è l'altro mega umanoide molto più grande, perché dovrebbe essere 1,80 m mi pare. Effettivamente è grande molto di più, che però non ce lo possono far vedere in funzione. Non ho idea del perché. Fa ridere perché i piedi sono semplicemente queste robe qua. Questo invece è il nuovo cane ancora più cane, che in questo momento ci sta dimostrando di riuscire a stare in equilibrio su due zampe. Molto figo. Adesso ci dimostra che lei può tranquillamente stare in piedi sopra. Purtroppo però non possiamo vedere niente dell'interno della fabbrica, che è qua di fianco, perché è privata, sicurezza e bla 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 bla. Sono un po' deluso, anche perché mi avevano detto che potevo e poi all'ultimo no, non puoi fare niente. Allora ci hanno messo in questa meeting room e invece che mostrarci robot ci stanno mostrando dei cartoncini con le brochure. Ci sono tante cose molto interessanti, devo dire. Non lo so, siamo molto perplessi. È molto strano. Però sono fighissimi. Questo in realtà, spoiler, l'ho già preso perché è quello nuovo base super economico, super figo. Però l'ho preso 3 mesi fa, mi aveva detto ci vorranno 2 mesi. Adesso mi dice consegna a febbraio. Cioè loro vendono i robot in tutto il mondo e poi la gente ci sviluppa cose sopra e contano di creare questa community sul loro hardware. Usciamo da questo posto con dei cartoncini e con delle informazioni molto interessanti, con anche un sacco di robot futuri che stanno sviluppando ma non ci possono far vedere. Non abbiamo capito perché, se ce li hanno, se non ce li hanno, se è tutto segreto, se ci sono di mezzo altre ragioni, boh. E quindi ci siamo consolati con una discutibile pizza per poi dirigerci verso uno dei più grandi colossi tech cinesi. E siamo finiti dentro il campus di AliExpress e Alibaba, che possiamo dire essere l'Amazon cinese, che è gigante, è proprio stile Silicon Valley, stile campus di Google per intenderci, con le biciclette gratis e cose via. Alibaba International. Comunque questa è l'ortofrutta di Alibaba, dove hanno le fragole per i dipendenti che sono squisite, e tutta la frutta del mondo. Molto carino, sono incredibili, guarda, messe come i pasticcini. C'è il ping pong, c'è il basket, esattamente come i campus americani. Fighissimo.
È tutto immenso. Adesso siamo in un altro building gigante. Questo è il visitor center con tutti i gadget. E quella è la riproduzione della casa da cui è partito tutto. Come se fosse il garage di Steve Jobs, ma del signor Jack, che ha creato tutto questo. Sembra molto la hall di Severance vista così. Veramente figo, si è ricostruito la sua casa originale dentro il palazzo. Tra l'altro hanno messo il miglior posto per fare le foto, ti devi piazzare qua, e il fotografo si deve mettere qua, così esce la miglior foto. Yay! E abbiamo delle fragole prese direttamente all'ortofrutta di Alibaba, molto buone. Se mi chiedono dove le ho comprate, su Alibaba. Ristorante tipico di Hangzhou. Ovviamente vai in giro per il ristorante, ci sono i robot che portano cose, ma questi ormai ci sono anche da noi, solo che qua è molto più normale e sono molto più belli. Veramente top. Cibo cinese, se vai da solo e non capisci cosa ordinare, non fatelo. Se ti fai aiutare da loro, top. Molto bene. Siamo tornati in hotel e c'è un robot che mi sta puntando. Vada, nessun problema. Buonanotte. Visita da Alibaba, veramente figo. Qua sono un impero. Vi ricordo tra l'altro canali Telegram di offerte qua sotto in descrizione, dove ogni giorno mettiamo le migliori offerte, tra cui anche AliExpress, che adesso finalmente in Europa funziona benissimo perché hanno i magazzini europei, e domani tante altre belle cose. E buongiorno dalla stazione di Hangzhou. Prendiamo il treno veloce, forse. Praticamente Roma Tiburtina, e comunque per 40 minuti di treno ci siamo presi la cuccetta dove si può dormire. Siamo dei signori, veramente top. Sarebbe bello fare un viaggio lungo. Prossima volta. Giriamo tutta la Cina in treno. Dove siamo, Giacomo? Siamo a Yiwu, E dove stiamo andando? a un International Trade Center. Tutto quello che tu immagini che producano in Cina, qua è in un piccolo negozietto, grande come una città. Come se fosse una fiera permanente di tutte le cose che producono qua. Allora, questo è uno degli ingressi, però continua fino a tanto dietro quel palazzo là. Vediamo. Dopo i grandi mercati dell'elettronica di Shenzhen, voglio vedere come è fatto un mercato generale. Descrivere a parole questo posto non si può fare. Ne abbiamo esplorato solo una piccolissima parte ed è una valanga di negozietti che vendono qualsiasi cosa. Se vuoi degli occhiali, questa è la zona solo occhiali, tutti negozietti che continuano fino in fondo. Questo è il negozietto della fabbrica di Bestway, che sono quelli che fanno tutte le piscine che vedete su Amazon, tutte. Ogni singolo prodotto che tu puoi acquistare nella tua vita normale lì c'è. Considerate che si chiama proprio Business City questo posto, e sono 4 distretti fatti da tutta una serie di capannoni dove trovi di tutto, dalla cartoleria al campeggio, dallo sport ai monopattini elettrici. Il fatto è che se a Shenzhen c'era una logica e una ricerca comunque alla qualità, qua è proprio produzione pura, di massa, oggetti senza anima da esportare in giro per il mondo. Da una parte logisticamente senza dubbio affascinante, dall'altra un pezzo di dietro le quinte di un mondo che produce forse una valanga di cose inutili. E vedere tutta sta roba, tutti questi showroom di queste fabbriche ammassati che producono di tutto, fa definitivamente capire quanto veramente la Cina sia la fabbrica del mondo. Uno viene qua, si sceglie la sua fabbrica, si sceglie i suoi campioni e poi produce per il mondo, cioè fa produrre a loro e poi rivende. E praticamente questi sono tutti negozi di campioni, uno viene qua e ne fa produrre migliaia o milioni. Considerate che la maggior parte dei prodotti non si possono comprare singoli, si comprano solo all'ingrosso, cioè non abbiamo provato a comprare delle robe ma non te le vendono singole, ti chiedono subito how many, quanti pezzi. Vedete, noi siamo qua, questo è il primo mega distretto. E poi ce n'è un altro qua e altri 2 sotto in quella direzione. Che città strana, cioè c'è proprio questo polo e tutto è costruito attorno a questo polo. Decisamente più in via di sviluppo rispetto a tutte le altre città che abbiamo visto, con ancora un sacco di macchine non elettriche e quell'odore di Milano e di smog che un po' mi mancava qua in Cina. Insomma, l'impatto rispetto ai grattacieli di Shenzhen è molto di più da città industriale senza anima, ma di fatto forse è anche un assaggio di quello che era Shenzhen solo qualche decina di anni fa, quindi chissà come si evolveranno queste città. Comunque è incredibile come tu passi da palazzoni grigi ai mega palazzi luminosi con i LED, al mega resort, al lago occidentale, l'ultima tappa del nostro viaggio in Cina, immersi nel parco naturale, godendosi un po' di pace, sorseggiando del tè
e realizzando che forse della Cina non abbiamo capito nulla, nel bene e nel male, ma sicuramente dopo questo viaggio ci abbiamo capito qualcosina in più, forse. E spero di essere riuscito a trasmettere qualcosa anche a voi che ci avete seguito fino a qui. Ciao Giacomo, grazie di tutto. Come farò senza di te? Non ci vedremo mai più perché Avrò tu del tè. ti trasferirai qua in Cina. Probabilmente sì. Ciao! Ciao! Davvero, questo quasi mese in Cina è stato pazzesco e ho visto lo 0,0 di questo stato che è veramente un mondo ancora da scoprire. Ci vediamo prossimamente con prossime cose in giro per il mondo. Ciao ciao!